Ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi una cosa, diciamo un po' così, che se ne vedono tante in rete di queste cose qua, però vorrei dare, diciamo, un taglio non, come si può dire, non competitivo, nel senso che io sono convinto che queste due macchine qui, queste due tastiere abbiano entrambe delle grandi doti, un grande valore proprio per l'utilizzo che se ne può fare e tutto il resto. Penso che sia importante uscire un po' dalla questione cos'è meglio, cos'è peggio, più che altro che cosa fa per voi, che cosa no. E quindi vabbè, allora partiamo da questo presupposto. Io per farle così, insomma, per equipararle, diciamo che per tutti i suoni devo fare qualcosa o da una parte o dall'altra per arrivare più o meno allo stesso risultato. Per esempio, come sentite, questo è il C7. Il C7 che c'è su Yamaha, anche sul CP88. Ora qui non c'è la string resonance, la tolgo anche di qui, e quindi allora, cercando di mantenere i volumi il più vicino possibile. Come sentite, lo Yamaha è molto più medioso, ha una frequenza media molto più pronunciata, quindi per avere questo pieno dal punto di vista, diciamo, della media, me la vado a cercare. Esatto. Chiaramente sono due campionamenti differenti, ma comunque possiamo manca anche un po' qui, questo è un po' più chiaro, però sentite che in generale dal punto di vista, secondo me, qualitativo ci siamo alla grande. Sono entrambe due macchine estremamente, sono due tastiere estremamente, sono sopraffine, non so come dire, si sente bene che tutto quello che c'è, che esce, è pulito. Chiaramente qui abbiamo una tastiera pesata, qui abbiamo una tastiera semi pesata, diciamo, è una specie di ibrido fra una waterfall e una tastiera semi pesata. Questo chiaramente è il C7 di Yamaha, perché stavo cercando di usare un suono che fosse simile. Ho usato quello, ma se vado sul CFX questo è ancora più media, quindi per assomigliare a quello dovrei proprio esagerare, nel senso andare a cercare sono proprio diversi in questo caso. Però a parte questo, diciamo che siccome io questa cosa delle medie così molto spesso devo farla live per avere un risultato con Nord, intendo, per avere un risultato che sia quello che poi mi fa portare a casa questa è una Yamaha, chiaramente, mi sono dimenticato di dirvi che stavo usando il Grand 3D.
Il discorso è che siccome io questa cosa comunque la devo fare, questa cosa comunque io la devo fare sempre, di mettere, vuol dire che questo probabilmente da certi punti di vista è un po' più pronto per... Infatti nel video che avete visto l'ultima volta quando avevo provato solo lo Yamaha, avrete notato che io ho registrato, ho fatto quella registrazione del brano un po' così, diciamo, pop, blues, soul, e avevo fatto solo con l'organo, ma sotto c'era un pianoforte. Quel pianoforte lì io non l'ho toccato, l'ho preso, ho registrato, basta, fine, stop, e funzionava dentro nel mix, era efficacissimo, preciso. Questo qui è un discorso differente. Questo piano io molto spesso lo registro flat senza utilizzare l'equalizzazione, ma l'equalizzazione la uso live, ma per registrare non uso l'equalizzazione e registro pulito perché poi ci lavoro sopra, e quella cosa lì devo dire che funziona veramente molto bene. Ha una bella resa e funziona bene perché è molto naturale, e lavorandoci sembra quasi di lavorare su un piano vero. Questo mi sembra che sia già pronto per entrare nel mix in modo efficace. Poi direi di fare un tentativo con il CP80. Levo le Q. È molto più chiaro, e qui posso fare il contrario. Se preferisco quello, perché in realtà se preferisco questo devo scoprire quello, però insomma sentite che la qualità è simile. Questo per esempio manca anche qui alla fine di quella media che andiamo sempre a cercare, che qui c'è già. Ripeto, questo mi fa immaginare che sia davvero molto ficcante, diciamo, nel mix, molto potente. Poi passerei ai piani elettrici e chiaramente io sto usando tutto pulitissimo, non sto usando i preset, non sto usando effetti da nessuna parte, sto usando tutto nella massima pulizia, perché poi sopra quei suoni si può lavorare tranquillamente, e diciamo che dal punto di vista dell'effettistica sono entrambe meravigliose. Questa è un po' più, diciamo, come si può dire, un po' più nel dettaglio precisa per quella che è la risposta di alcuni effetti che mangiano un po', tolgono qui, tolgono là, che per certi versi è bello perché ti ritrovi veramente con un suono molto simile. Qui sono un po' più ideali, nel senso che non tolgono quasi mai niente, aggiungono e basta, ma per suonare alla fine, voglio dire, forse è meglio così. Che questo è un discorso più bello se si lavora in studio, si vogliono utilizzare gli effetti interni quando si registra, si ha un risultato forse un po' a livello estetico un po' più vicino alla realtà. Qui sono più per il live, pronti via, e secondo me funzionano molto bene. Allora, questo è il primo. Ce ne sono un po'. Bello questo. Sembrano molto cattivi, molto maleducati. Questi li conoscete benissimo, chiaramente. Forse siamo più in questa direzione lì.
Sì, sono molto... Vabbè, comunque. Anche qui la qualità mi sembra che sia comunque alta in entrambi i casi. Diciamo che questo tipo di piano forse potrebbe ricordarmi alla fine è sempre il vecchio EP1 quello che ha più. Ecco, c'è da dire che un piano, un Rhodes così qui non è che ci sia proprio, perché questo attacco che poi si svuota è bellissimo in alto. Il campanello è molto bello, molto molto bello. Probabilmente andando a cercare un modo si trova. Devo dire che mi piace molto questo, molto bello il piano elettrico. Passerei poi ai Wurli. E qui anche qui ci sono delle differenze, ma che secondo me possono essere colmate. Però comunque questa è la cosa molto vincente. Sentite che naturalmente questa, anche qui adesso tolgo l'equalizzazione, eppure c'era, tutto quello che esce di qui è sempre comunque cantabile qua, e questa cosa è una cosa che secondo me è importante, perché poi molto spesso, a parte con come dicevo prima l'EP1 che ridendo e scherzando poi alla fine vince sempre, perché te lo metti a posto come vuoi e ci tiri fuori praticamente sempre il timbro cattivello, così e sta bene, lo metti negli amplificatori, fai quello che ti pare con quel suono. Questi qui sono sempre qui molto riconoscibili, e quella cosa lì è importante. E questi magari sono belli panciuti sotto, ma poi qui a volte devi un po' impazzire per tirarli fuori, devi dargli media, infatti sono quasi al massimo, non al massimo, sono abbastanza su con le medie. Comunque i piani elettrici mi sembrano belli, poi vabbè, diciamo che chiaramente quando si tratta di queste cose, adesso io prima stavo parlando di lasciar perdere gli effetti, gli amplificatori, però comunque se si vuole, qui si entra immediatamente in un mondo. Metto un Rhodes magari, quello che mi piaceva, che era quello. Che sono bellissimi anche gli effetti. Adesso ho messo su la prima cosa che è capitata. Cerco sempre di pareggiare, diciamo, i volumi, faccio quello che posso, ragazzi, perdonatemi. Amplificatore anche qui a questo punto.
E devo dire che è molto bello anche lui, belli tutti e due, insomma, poi lì appunto, come dicevo all'inizio, insomma, qui non è che c'è tanto da fare la gara, uno è questione di gusti. Comunque, vabbè, veniamo, diciamo, al piatto forte che è quello dell'organo, perché la questione dei sintetizzatori sono, diciamo, questo ha un synth virtuale all'interno, questo invece ha dei suoni di synth che sono tutti bellissimi, li avete visti nell'altro video. Ma insomma, equipararle non ha molto senso perché sì, a livello sonoro al limite si può tentare di fare un discorso come sapete, come abbiamo detto prima, No Stage è un vero e proprio sintetizzatore, quindi abbiamo un altro tipo di discorso qui. È un po'... Per fare una cosa simile metto un campionamento di synth, e quindi ci ritroviamo in una situazione un po' simile, diciamo, dove i filtri e la DSR agiscono diciamo, sul campionamento, perché in realtà poi qui c'è tutta la questione invece di sintesi vera e propria. Diciamo che è un discorso diverso, però qui comunque possiamo avere un ottimo risultato partendo appunto da dei campioni, partendo appunto da suoni, diciamo, già predefiniti su cui da modellare, su cui poter lavorare. Poi ci sono gli others invece, che sono chiaramente tutte quelle cose come violini, chiaramente adesso qui sopra c'è un reverbero, un delay. Sono molto espressivi. Hanno il cello. Belli. Alzo un po' il reverbero. Sono belli i suoni, sono puliti, sono precisi.
Sentite? Adesso ci sono un po' di effetti. Sono belli, sono... Poi vabbè, c'è di tutto chiaramente, ci sono anche cose molto più di utilizzo, diciamo, comune. Suonano bene, suoni di ogni genere. Qui agisce il filtro anche su questi. Ecco un po' come succede con Nord, dove però quando usiamo i samples, anche lì stessa cosa. Stavo usando un sample di synth, ma se usiamo questi sono dei tape strings che come sapete Nord ha al suo interno, si possono caricare all'interno della memoria i samples del Chamberlain, del Mellotron, sono molto belli. Anche qui dovremmo avere dei tape strings, se non ricordo male, penso di averli visti da qualche parte. Esatto. Utilizzo diciamo più quotidiano, se vogliamo dire così. Poi ci sono tutti gli strings possibili. Ci sono tantissime cose. Pizzicati bellissimi, qui un po' di delay ci sta. Qui chiaramente comincia a diventare complicato trovare esattamente, eccoli qui. Possiamo mettere un delay anche qui. Ecco, diciamo che in generale la sensazione è che questa sia un po' più definita e questa abbia quella sensazione più profonda, diciamo, è un po' più larga e quindi si ha una sensazione completamente differente suonando questa o quella. L'efficacia devo dire che entrambe, dalla mia esperienza, sono veramente forti. Sono molto diverse. Questa è più definita e decisa in un punto preciso, questa è più larga. Comunque vabbè, questa sezione diciamo che la differenza fondamentale è che qui abbiamo un controllo limitato e qui abbiamo un controllo un po' più approfondito, ecco, diciamo. Nel caso dell'Hammond la questione è un po' diversa, perché però qui c'è Leslie, quindi se levo Leslie da entrambi vado completamente a togliere tutto. E cominciamo a mettere l'amplificatore, quindi speaker rotary da questa parte, stessa cosa da questa. Sentite che smettono di essere simili. Smettono di essere simili nel senso che questo risulta molto più scavato.
Diciamo che questo, come dicevo l'altra volta nel video, è un po' come se fosse prodotto, non so come dire, e ha già una carognetta, un pochino di dentino saturo. Quindi a questo punto forse qui per avvicinarci possiamo fare questo. Ecco, sentite il discorso che facevo l'altra volta dell'ampiezza stereo. Questo è molto più diretto e questo invece è più surround, diciamo. Sentite com'è più diretto, più come se fosse registrato in un altro modo, però io lo trovo affascinante. Ecco, sentite, anche in questo caso poi mi perdonerete se i volumi non sono perfettamente identici, ma insomma non è nemmeno semplice. Diciamo che ora cominciamo a dargli un po' di brio, così utilizzando il suono. Ok, allora diciamo che se da una parte questo simulatore di Leslie è vecchiotto, però ha questa caratteristica che poi è quella che mi fa scegliere fondamentalmente, io suono tanto Lemon, quella che mi fa scegliere nello Stage 2, sono tante, rispetto al 3 sono tante le cose che me lo fanno scegliere, la dinamica sui pianoforti, quello che volete, però in particolare l'Hammond, questo Hammond che è di generazione precedente, proprio nei difetti che ha, io trovo personalmente che sia adatto per me per quando suono in certi contesti, diciamo, di insieme. Quando metto giù un accordo semplice, una triade, io mi trovo comunque dentro in un certo modo nell'ambiente. Questo mi sembra che, adesso torno, che da certi punti di vista come comportamento del Leslie, altissimo di volume, sia molto interessante. Insomma, e credo che queste due tastiere siano meravigliose entrambe, insomma, devo dire questa con un'attitudine live particolarmente espressa, diciamo, anche il fatto che l'organo abbia già questo colore così, sì, uno dice è discutibile, sì, è discutibile, però per certi versi ti ritrovi probabilmente già con qualcosa che da utilizzare pronti via. Da questa parte sappiamo, Nord parte sempre un po' più, il suono è sempre un qualcosa, diciamo, di vergine su cui intervenire. Da questa parte invece abbiamo uno strumento live con un carattere, delle medie belle precise, molto, molto aggressive, che secondo me insomma aiutano tanto. I suoni sono belli e insomma quindi è un'ottima tastiera. Io spero possa essere stato utile questo video per voi, per farvi capire un po' cosa vi interessa, che cosa potete utilizzare, e poi per il resto vi ringrazio, vi saluto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere, e di cliccare sulla campanella perché è importante, quello mi permette di farvi arrivare le mie novità.
e così vi rompo l'anima quando faccio qualcosa. E niente, spero sia stato utile, ripeto, e vi mando un abbraccio e un bacione a tutti. Ciao ciao.